Un po' di tempo fa ho trascritto questo bellissimo solo di Wynton Kelly su Freddy Freeloader. Ho pensato di condividere in una serie di video, farlo in un video solo sarebbe un po' troppo lungo, quindi saranno delle puntate che si susseguiranno che potrò raccogliere in una playlist. Parlo sia, non so, dell'analisi armonica, del tipo di fraseggio che utilizza, di quali note, di perché le usa, dell'effetto domanda e risposta, insomma, tutto ciò che si può dire, almeno che a me viene in mente di dire su questo solo. Quindi se sei interessato a questo, ti consiglio di seguire questo video e di iscriverti al canale in modo che tu possa ricevere le notifiche quando verrà caricato il video successivo. Allora, vediamo subito che cosa fa Wynton Kelly su questa prima frase. Quindi, questo è la prima porzione di frase. L'accordo è Sol settima, sarebbe Si bemolle settima ovviamente, non trasposto, Sol settima sul baritono. Allora, Re, mi, fa, mi, do, diesis, re. Quindi le prime tre note sono tre note che possiamo vederle sia come facenti parte della scala misolidia, sia come note che possono derivare dall'unione delle due pentatoniche maggiori e minori. Comunque, quindi questa è la cosa rilevante. L'utilizzo della blue note, quindi siamo proprio in pieno linguaggio blues. Poi mi, re, sol, quindi tre note che fanno parte della pentatonica maggiore. Ecco, la seconda frase, utilizza il mi, poi cromatismo mi bemolle per andare a re, quindi nota di approccio, fondamentale, poi di nuovo la blue note, e poi la famosa acciaccatura che si può trovare praticamente in ogni blues esistente, terza minore, terza maggiore. Quindi da, re, blue note, quinta, do, terza minore, terza maggiore, tonica. Quindi siamo in pieno linguaggio blues. Ha però mischiato le due pentatoniche e la blue note, ma soprattutto l'aspetto importante che è riuscito a enfatizzare Wynton Kelly in questo solo è il sapiente utilizzo dell'effetto domanda e risposta, botta e risposta, call and response se lo volete dire in inglese. Cioè, che cosa vuol dire? Le frasi sono strettamente connesse fra loro. La prima frase funziona da domanda, la seconda frase funziona da risposta. Questo è un aspetto essenziale dello sviluppo melodico di un solo che fa funzionare bene le melodie e permette anche a noi che ascoltiamo il solo di seguire con maggiore interesse. Perché? Perché le frasi sono connesse. Sentite come avrebbe suonato male se le frasi, se io ad esempio facessi due frasi però non connesse fra loro. Sentite l'effetto. Sentite che non funziona. Perché non funziona? Eppure uno potrebbe dire: scusami, ma le note sono giuste sugli accordi, le scale sono giuste? Sì, ma il problema è che le frasi non legano una con l'altra. C'è una prima frase e la seconda frase non dà per niente retta al messaggio della prima. Invece e quindi l'altro aspetto secondo me irrilevante è che lui inserisce delle micro variazioni. Cioè, che cosa vuol dire? L'inizio delle due frasi è molto simile, non è perfettamente uguale. Se fosse stato perfettamente uguale, secondo me sarebbe stato molto più meccanico. Cioè, provate ad ascoltare. Sentite com'è più meccanico? Ah, la seconda frase lui la fa nell'ottava più acuta, quindi è
Io la faccio lì, quindi quando c'è questo sono andato su Sol sopra acuto. Ovviamente la potete anche suonare giù. Allora, queste prime due frasi sono suonate tutte e due sull'accordo di Si bemolle settima. Adesso andiamo al quarto grado, quindi Mi bemolle settima. Che cosa fa qui?